Amici, bentornati sul mio canale di YouTube. Oggi voglio iniziare con voi questo percorso di recupero di un'automobile di mia proprietà. È una Morris Minor 1000, ferma qui a casa dal 1984. Il motore già so che è bloccato. Adesso andiamo ad aprire il vano motore utilizzando la leva posta al di sotto del volante. Allora, la leva che dobbiamo usare per aprire il vano motore della Morris si trova in questo punto. Adesso io vado a tirare. Eccoci qua. E adesso abbiamo aperto il vano motore di questa Morris. Questo vano motore non viene aperto penso da almeno 10-15 anni. Allora, questo è il vano motore, come vi dicevo. Beh, ho notato questa ammaccatura, questa parte molto arrugginita che sostiene la calandra, il cofano. Qui ci sono evidenti punti di ruggine e questo è il motore. Purtroppo manca questo tappo superiore. Qua c'era la batteria, c'è un guscio di noce. Queste sono le candele della macchina e questo è il problema che ha causato il blocco del motore. Altre parti arrugginite. Come vi dicevo, credo che la mancanza di questa candela ha comportato il blocco del motore, perché sarà entrata chiaramente polvere, ruggine, umidità, quindi il motore, ma anche da questa parte superiore, il motore è bloccato. Ora proverò con del VD40, vedo un pochettino nei prossimi giorni se riesco in qualche modo a sbloccarlo. Ok, perfetto. Adesso ho preso una luce a LED per cercare di vedere un po' meglio il motore, le condizioni in cui versa. Vi dico che tutto sommato non dovrebbe essere complicato riportare a nuova vita questa mitica Morris Minor 1000, di proprietà del nonno di una mia amica inglese. Questa macchina, come vi dicevo, è stata fermata nel 1982-84 nel garage e poi non è stata mai più presa. Adesso voglio pulire questa luce della candela, il foro dove viene avvitata la candela, per evitare che entri dei detriti. Voglio ripulire questi punti in cui viene inserita la candela, in modo tale che dopo andremo a spruzzare del VD40 all'interno del cilindro.
preso un aspirapolvere e inizierò a togliere con questo tubo tutto il grosso dello sporco della polvere accumulato sulla testata del motore, sul motore, in modo tale da non correre rischi che qualcosa cada all'interno dei cilindri. Dopo questa prima pulizia grossolana, vediamo che abbiamo rimosso il grosso che stava qui sul motore, sulla testata del motore, e adesso voglio tutto un po' di sporco pure da queste parti. Poi con calma toglierò la polvere e lo sporco da tutta l'automobile, perché effettivamente c'è veramente tantissimo sporco. Queste guarnizioni sono ormai andate, ci sono questi tubi in gomma che sono da sostituire. Questa era, immagino, la chiave dell'olio, il livello dell'olio. Allora voglio a questo punto indagare all'interno del cilindro. Userò un endoscopio, troverete il link di tutti i prodotti che ho utilizzato in descrizione al presente video. Quindi adesso vado ad inserire un endoscopio all'interno della camera del cilindro e vediamo un pochettino che condizioni si presenta. Tanto posiziono la telecamera, vi mostro in camera l'endoscopio sul monitor del mio cellulare. Questo è l'endoscopio di cui vi parlavo, c'è la luce, potete anche regolare l'intensità dei 6 LED che sono posizionati. Come vedete, adesso vi mostro il marchio della macchina, la Morris. Adesso entriamo con il nostro endoscopio all'interno del cilindro dove manca la candela. Ci sono endoscopi che hanno anche la telecamera laterale per vedere in altre angolazioni. Su questo endoscopio c'è una filettatura, si monta uno specchietto. Eventualmente farò un video dove vi parlo di questo endoscopio e di come funziona, di come si utilizza. Ecco, siamo entrati all'interno del nostro cilindro. Adesso vado in registrazione. Ecco, siamo andati in registrazione. Questo video lo vedrete montato chiaramente per farvi vedere meglio. La qualità non è il top, però l'endoscopio fa il suo lavoro. Vedete come ci sono macchie di ruggine all'interno del nostro cilindro. Qua c'è qualche detrito. Ed entriamo
nel nostro cilindro. Voglio vedere questo che cos'è. Ok, dopo questa indagine preliminare al cilindro che era privo di candela, smonto la candela del primo cilindro. Voglio vedere con l'endoscopio come si presenta. Questa candela l'ho già calentata, alla fine di cucinare potente di avere meno uso questo video. Questa è la candela. Andiamo a vedere il cilindro, il primo cilindro come si presenta.